Bentornati nello sgabuzzino degli orologi, torneremo nella stanza a breve, spero, ma se non vi iscrivete la vedo dura, quindi iscrivetevi, è gratuito. E voglio parlarvi oggi di un orologio, una storia, ma finalmente è il mio turno, perché vi parlo del mio primissimo orologio acquistato circa 15 anni fa e vi anticipo che si tratta di un quarzo. Ne parliamo tra pochissimo, come al solito, dopo la sigla. Iniziamo. Il primo orologio acquistato agli inizi di questa storia, di questa passione, sebbene mi piacciono gli orologi da sempre, come dicevo si tratta di un quarzo, in particolare un Citizen Eco Drive che mia mamma mi regalò una quindicina d'anni fa, quando iniziai davvero ad interessarmi agli orologi, ma ero un povero studente squattrinato e non volevo neanche gravare sulle spese della mia famiglia e in particolare di mia mamma, decidendo quindi di farle spendere il minimo possibile, anche se ci sono delle cose da dire. Come tutti i neofiti, 15 anni fa conoscevo praticamente soltanto Rolex e Omega e volevo tantissimo un Rolex in acciaio. In realtà mi piaceva moltissimo l'effetto di un bello orologio in acciaio come accessorio, ero appunto poco addentro alla storia, alla tecnica, volevo un bello orologio. E naturalmente, come tanti, mi piaceva il Rolex Submariner Ghiera Verde, ma costava uno sproposito. Ecco, mia mamma era anche disposta a regalarmi un orologio da 3.000 euro e purtroppo da neofita non avevo idea che avrei potuto acquistare un bellissimo Omega Speedmaster. Pensavo che, come altri Rolex, costasse uno sproposito, costasse almeno 5 o 6.000 euro. Quindi la mia scelta doveva necessariamente essere un orologio di fascia molto più economica, né volevo far spendere tanti soldi a mia madre, insomma, aveva poco senso, per il momento quell'orologio doveva essere un accessorio. Però mi piaceva quell'orologio, mi piacevano quei colori, anche perché il verde è sempre stato uno dei miei colori preferiti, ma non volevo un homage. Come ho spesso detto nei miei video, non condivido moltissimi homage, non gli orologi che traggono ispirazione, proprio le copie, così come se ne vedono tante, e all'epoca erano abbastanza famosi gli homage di Mondia e Perseo in particolare, che praticamente facevano dei Submariner Ghiera Verde uno a uno. Ma non volevo assolutamente avere al polso qualcosa che sembrasse il Rolex Submariner, non mi avrebbe dato alcuna soddisfazione. Quindi iniziai a cercare un po' nelle piccole orologerie di città. Valutai anche un Seiko POG, ma da neofita non lo capii e non ero neanche in grado di capire se fosse coevo o meno, quindi lasciai perdere. La richiesta all'epoca era 400 euro, lo ricordo bene, e alla fine scelsi un semplicissimo Citizen Eco Drive cronografo al quarzo naturalmente, con dei particolari verdi al suo interno e diciamo in generale degli accostamenti cromatici che mi piacquero immediatamente e che ancora oggi mi piacciono, come l'antracite assieme all'acciaio e al verde, e che costava con sconto 100 euro. Questo è un orologio che mia mamma pagò 100 euro e tra l'altro l'ho tenuto al polso davvero diversi anni, almeno 4-5 prima, come sapete una decina d'anni fa, di avvicinarmi a un'orologeria più storica, più blasonata. Però in quei 4-5 anni con il Citizen Eco Drive le abbiamo fatte davvero di tutti i colori, dai bagni a mare alla pesca fino a quella famosissima nevicata, tempesta di neve che travolse tutta Italia. Era un capodanno, me lo ricordo bene, eravamo in viaggio e fu davvero un'avventura spaventosa, perché durante la tempesta di neve da Bari fino all'Abruzzo ci mettemmo circa 8 ore, fu una cosa devastante, dove si ruppero le catene, cercammo di montarne altre al bordo della strada subito dopo la curva di una galleria. Insomma, fu qualcosa di inimmaginabile fino a quando non arrivammo all'uscita dell'autostrada che era bloccata e ci tennero lì altre 4 ore sotto la tempesta di neve, una tormenta che non finiva mai, fino a quando, riaprendo ormai notte il casello, ci avventurammo lungo le stradine sotto la tormenta e il mio orologio sempre al polso che ci diceva quante ore erano passate da quando ci eravamo fermati al casello. Ma anche lì fu un'altra avventura, perché trovammo un piccolo bar illuminato durante la tempesta di neve
dove ci fermammo anche soltanto per disperazione e lì conoscemmo delle persone che sotto la neve e durante questa tempesta ci ospitarono, ci lasciarono dormire a casa loro e fu una fortuna perché la mattina dopo scoprimmo che in tanti erano rimasti bloccati durante la notte in montagna ed erano stati soccorsi poi dalle forze dell'ordine. Quella notte rischiammo davvero di non farcela, non sto scherzando e non sto romanzando per questo video, fu davvero una notte disastrosa e il Citizen Ecodrive al mio polso non mi abbandonò mai, neanche durante i momenti più difficili sotto la tempesta. In pratica rimanemmo bloccati a Casale di Cocullo, un paesino di 60 anime, e dico davvero 60 anime, per circa 3 giorni, dove in pratica si mangiava quello che era rimasto in quei giorni perché non arrivavano più i rifornimenti, non arrivavano i camion e tutte le strade, comprese le autostrade, erano bloccate. Non so chi di voi ricorda questo Capodanno, fatemelo sapere nei commenti. E l'orologio me lo sono goduto in un paesaggio praticamente mistico, un paesaggio innevato, in mezzo a quello che era stata un'avventura davvero difficile che credo, insieme agli amici che viaggiavano con me, non dimenticheremo mai. Quell'orologio, il primo regalo di mia mamma, il mio primo orologio, pagato soltanto 100 euro, lo conservo con grande gelosia, anche se non ha alcun valore economico, ma come sapete, soprattutto nella nostra rubrica Un orologio, una storia, il valore economico non ha assolutamente nulla a che vedere con l'orologeria. Succede nella nostra rubrica, ma in realtà nelle collezioni di orologi succede sempre, perché al di là del valore economico, il valore affettivo di determinati pezzi rimane sempre inestimabile. Spero vi sia piaciuta la storia del mio primo orologio, il mio Citizen Ecodrive. Se vi è piaciuta iscrivetevi e se non vi è piaciuta iscrivetevi lo stesso, altrimenti non riuscirò mai ad evadere da questo sgabuzzino. Grazie per essere stati anche in questa puntata, noi ci vediamo in un prossimo video qui su TOC.